Questa storia parla di due persone che per tanti anni hanno studiato il vuoto in fisica e da esperienze diverse arrivano anche storie diverse. E infatti questa è la storia di uno scienziato che da bambino sognava di essere un mago, ma il camice fu ciò che di più vicino a un mantello poteva permettersi. Gli avevano insegnato che le sole fantasie non portano successi. Anzi, riproviamo. Questa è la storia di uno scienziato e della sua assistente. Insieme studiarono anni per formulare una legge che spiegasse ciò che lui non riusciva a comprendere, una ricerca delle risposte alla sua più grande paura, la paura del vuoto. Anzi, riproviamo. Questa è la storia dell'assistente di uno scienziato. Lui era sempre concentrato, a muoverlo era spinta a raggiungere ogni primato, senza fermarsi mai, di distinguersi nel suo campo, che una squadra alla fine somiglia più a un supporto, più a un piedistallo. Anzi, riproviamo, questa non è la storia di un assistente, ma di una scienziata, che a lungo si era interrogata su chi potesse permettersi di essere, su quanto spazio avesse in una stanza mai stata costruita a misura di donna. E lui fu il primo a preparare uno sgabello tutto per lei, perché nel laboratorio potesse stargli accanto. Ripartiamo da capo. A me è sempre piaciuto guardare da fuori, con la porta semiaperta o dal buco della serratura. Ho pensato che si vede meglio che stando al centro, perché stare in disparte permette la vista di tutta la stanza. E guardare chi fa, da ferme, sembra il modo migliore da sempre per imparare, per capire, o almeno quello per me. Posso godermi la vista da lontano, pensare di aver dato il mio piccolo contributo necessario e penso, va bene così. Sarò grande nella mia piccola stanza e va bene così. Io parlo, provo a pensare, poi pensiamo insieme e tu lo ripeti, perché quando lo dici tu si sente meglio, si sente più forte. Io faccio come un disegno fatto con pochi pastelli, solo tu usavi olio e pennelli e io aspetto di poter riprovare come brava bimba che vuole mostrare il disegno a un padre. E sono anni di riverenze sincere, di occhiali persi in giro sempre sporchi, ma di dati raccolti e riposti con cura, di silenzi complici e di pieghe sui camici ispirate a forza, di ritmi impossibili che il solo impegnarsi non basta mai. Le dicevi, ho paura del vuoto, ma basta capirlo, il vuoto andrà via. Ho paura del vuoto, ma bisogna riempirlo, il vuoto andrà via. Ho paura del vuoto, ma giuro ci riesco e il vuoto andrà via. Beh, è arrivato il tempo che del vuoto te ne occupi senza il mio aiuto, perché ti sono stata specchio, pubblico, bilancia, catalizzatore, specchio per guardarti da fuori con gli occhi del mondo che pretende troppo, bilancia per pesarti il cuore mai abbastanza leggero, pubblico per applaudire i tuoi successi, ma era troppo tardi quando ho capito che non volevi la mia partecipazione, ma chiedevi solo un altro spettatore. E sono stata un catalizzatore efficiente. Ma era troppo tardi quando ho capito che per me non restava niente, che anche i miei traguardi sarebbero stati attribuiti a te. Ma ora basta. Ora che conosco la stanza, basta. Sono stufa di guardare dal buco della serratura. Basta non essere anche io protagonista, dover lottare perché anche il mio nome resti nella scienza. Anche il mio nome sul nostro lavoro di anni. Ora penso meglio ognuno per sé, perché finché continuerò a guardare verso di lui, questa non sarà mai una storia che parla di me.